Buongiorno a tutti quanti. Oggi facciamo una prova. Avevo preso anche il microfono, ma lo userò su un altro video. Facciamo una prova su come armare un rasoio, come fare una prima rasatura. Mettiamo che sono un neofita, non ho mai preso in mano una lametta, un rasoio, un sapone. Anzi, diciamo una cosa, che sul sapone farò un video prima di questo, quindi prima vedrete il video sui montaggi, che ce ne sono già un paio, e dopo andrete a vedere questo, così la parte del montaggio non serve che la faccio vedere tutta, diciamo, al completo, nei particolari. Allora, la meta. Questa è una rapiera Swedia doppio incarto, quindi si apre il primo incarto e si può anche buttare via. Dopodiché si prende il rasoio di sicurezza. In questo caso usiamo un italico. Io ho la rondellina, quindi si tiene sempre dai lati, si apre, appoggiamo la bara, appoggio tutto sopra il lavandino, apro la lametta, ok? Eccola qua, butto via la cartina, prendo dove ci sono i pioli sempre di lato, ok? E la appoggio sopra, eccola là, qua di lato non taglia, metto sopra la bara giusta, eccola qua, e fisso, eccolo là. Dopo posso girare, tengo un po', basta un po', non serve tirare a morti, cioè si deve staccare con un po' di pressione, eccolo là. Appena sentite clac clac, tac, si fissa un pelo, basta, è sufficiente, la lametta non scappa ed è posizionata perfetta. Bene, buttiamo via le carte. Su questo video approfitto per fare la prima prova, che non sarà quella definitiva perché va usato almeno un paio di volte, secondo me. Andiamo ad usare l'Omega Evo 2.0, quindi Omega Evo 2. Vediamo la differenza che c'è tra Omega Evo 1. Adesso è importante fare un face mapping. Cos'è il face mapping? Il face mapping vuol dire capire più che altro dov'è il contropelo, perché la parte del pelo sentite che va liscio. Se voi andate al contrario, sentite che il pelo fa pressione. Sotto il collo è un po' più difficile, quindi se in giù così siete lisci, bene. Se arrivate magari a un punto che sentite che tira, vuol dire che magari il pelo va in su. Quindi non bisogna mai prendere il pelo in contropelo, soprattutto nella prima passata. Cercate di conoscere la vostra pelle. Io ad esempio qua ce l'ho un po' orizzontale, qua va un po' in tutte le direzioni, però io so che posso fare dei passaggi dall'alto verso il basso come prima passata per sgrossare il tutto, ed è quello che farò. Quindi bagno il viso, metto un po' di prebarba, ok? C'ho questo da finire, però io ve l'ho sempre detto, preferisco il No Eye o il Barber Mai perché sono molto più densi e più, io li trovo più efficaci. Quindi ne metto poco, non serve tanto, anche se ci avete tanta barba, eccolo qua, un pochettino, non serve tanto, e ve lo spalmate bene. Serve solo dare un po' di scorrevolezza alla prima passata e fare un piccolo film protettivo.
Ok. Adesso io avevo questo sapone, ecco, andiamo a provare questo sapone. Questa è la versione, se non ero vegetale. Sì, questa è la versione vegetale in crema della Wet the Face. Eccolo qua. Andiamolo a provare. Dovrei avere anche il tagliovato, spero. Non me lo ricordo più. No, ma dovrei avere anche il tagliovato. Quindi vado a caricare il ciuffo senza aggiungere acqua né niente. Ho tolto l'acqua dell'ammollo, ho scrollato il pennello, quindi vado solo a prelevare il sapone della ciotola. Prima spalmate bene il sapone e dopo fate dei movimenti belli circolari e ogni tanto rispalmate così. Quando sentite che il sapone tira, cioè nel senso che il pennello non scorre bene, fa fatica ad andare, aprite col mento il pennello e ci aggiungete un po' di acqua, qualche goccia d'acqua. Io faccio così, ci aggiungete un po' di gocce d'acqua e avanti col montaggio e continuate così fino a quando il pennello vedete che scorre liscio. E vedete, io vi dico la verità, questo pennello qua è bello e morbidissimo, probabilmente ci può stare anche al posto dell'HK, quello qua, che è molto morbido. Siamo secondo me su quel livello lì. Però il mio primo Mega Evo io non lo mollo mica, perché a me il massaggio bello vigoroso mi piace. Questo qua è più morbidello, ecco. Per me così va bene come primo passaggio. Sciacquatevi le mani, ma soprattutto dopo, subito dopo, asciugatevele. Non partite mai con le mani bagnate. Allora, il rasoio non impugnatelo così. Perché cosa succede? Che fate una pressione sbagliata, non lasciate scorrere il rasoio, quindi usate le dita come degli ammortizzatori. Allora, le due dita qua sono quelle che tengono il bilanciamento e la parte dove voi praticamente dovete andare ad agire. L'altro dito sotto, che voi lo mettiate così come vi sentite, serve solo per ammortizzare, quindi lasciare. Io adesso a me mi va di prenderlo così, eccolo qua, ok? Lo lasciate, potete anche prendere così, lo lasciate, aprite bene l'angolo, quando sentite la lama chiudendo, leggeri, andate ad agire sul pelo. Se non viene via tutto, non importa, ripassate dopo, girate, aprite, quando sentite la lama appena, via. E dopo sciacquate. Io sciacquo sotto acqua corrente, non faccio il lavandino pieno. Apro tutta l'acqua calda e dopo la richiudo.
e vado avanti. Apro bene l'angolo, piano. Qua. Sempre con angolo aperto, non chiudete troppo qua perché sennò fate tipo una grattugia, aprite sempre e piuttosto girate, andate dietro la curvatura, piano piano. Adesso se vedrete dei red point non preoccupatevi, ma siccome in questo periodo sto prendendo tantissime pastiglie sono strapieno di brufoletti, ma pieno pieno pieno. Logicamente se voi sentite che qua avete il contropelo, magari arrivate fino a qua, vi fermate e dopo fate da giù verso su, dipende dal pelo vostro. Questo per me è un obliquo, ma va bene, importante non fare il contropelo. Basta. Si passa alla seconda passata. Allora, se cominciate per le prime volte, non andate a cercare proprio la perfezione, ok? Magari fate un obliquo e ora vi sciacquate il viso da un passaggio all'altro. Ecco, se vedete che il sapone ce n'è già, ce n'è ancora, lo spalmate bene. Se sentite che tira, che magari è troppo secco, aggiungete poche gocce d'acqua e idratate un'altra volta. Se invece è bello cremoso, morbido, sentite che il pennello non fa nessun tipo di fatica nello scorrere e soprattutto anche dopo il rasoio, basta, è sufficiente. Altrimenti se volete ancora un po' più di scorrevolezza, aprite, buttate dentro 3-4 gocce d'acqua, così, tac, rimontate un po'. Questo essendo vegetale non chiama, anche se è grasso, tantissima acqua. Dico la verità, sapone che non mi fa impazzire il vegetale. Proverò il tagliovato, ma il vegetale non mi fa impazzire. L'ho già provato 2-3 volte per conto mio, ma è un sapone che o non scorre il rasoio o lo fa o non dà abbastanza protezione. Non mi piace come è fatto, non mi piace. Non è male, costa anche poco, cioè per quello che costa va bene, però preferisco altro. Allora, facciamo solo un obliquo, quindi di traverso così, sempre il vostro obliquo, ok? Che potrebbe essere diverso dal mio, quindi il mio adesso l'obliquo è qua. Se qua fate un po' fatica, tirate piano, basta. Dall'altra parte stessa cosa, angolo aperto, tirate un po', seguite l'andamento del mento, sciacquate. Ecco, zona baffi, il contropelo è difficile, allora fate dei movimenti così. Ok? E dall'altra parte io faccio così. Nella parte qua centrale, se non vi sentite di fare il contropelo, tirate bene
Casomai qua sotto se qualche peletto fate così. Sotto il collo adesso dipende da come ce l'avete voi il pelo, no? Io adesso il pelo va un po' verso così, dopo un po' verso così, quindi l'obliquo sarebbe la stessa cosa che ho fatto prima. Allora cosa faccio? Per non fare di nuovo lo stesso passaggio, faccio dei passaggi che è una mezza via tra il contropelo e l'obliquo, cioè dei passaggi trasversali, così. Piano, leggeri, lasciate sempre, quando appoggiate il rasoio dovete sentire le dita che un po' si muovono. Se le dita non si muovono vuol dire che non va bene, perché state facendo troppa pressione. Io quando appoggio il rasoio in viso, ok? Così, guardate, io appoggio il rasoio in viso, sento le dita. Vedete? Sento il rasoio che si muove. Il rasoio deve essere libero in viso. Non dovete premere con le mani. Il rasoio deve essere come un ammortizzatore. Basta. Questo significa essere puliti, aversi fatto una buona barba, senza uccidersi. Quindi, puliti, belli, presentabili, ci si fa la mano la si fa nel tempo. Dopodiché, succederà, lo sento anch'io, e allora ad esempio adesso qua io c'ho un punto un po' critico, qua e qua, c'ho due vertigini. Qua un filino c'ho e qua logicamente non ho fatto il contropelo, però quelle lì sono le zone più difficili. Allora se voi vi mettete a insistere qua e qua nelle prime rasature ne uscite morti. Allora cos'è che vi consiglio di fare? Prendete una parte, fate così semplicemente dappertutto e dopo prendete una parte per voi difficile e cercate il modo giusto di passare senza farvi male. Quindi facciamo che adesso io voglio per la prima volta provare a fare queste due vertigini. Quindi metto il sapone, che ce ne sia sempre, se manca riprendete il montaggio, rimontate di nuovo, non passate senza sapone che non serve a nulla. Ci sta la passatina doppia, tripla, perché comunque è grasso il sapone, però ad esempio adesso ritoccare senza sapone non ha senso. Allora cos'è che fate? Andate a toccare con le dita, così, e capite cosa sta succedendo. Ad esempio io qua adesso così non sono liscio, però se faccio così, di qua sento il pelo. Quindi cos'è che faccio? È difficile far così. Perché è difficile? Perché avete la curva e per quanto voi tirate quadriti non sarete mai. Quindi cos'è che faccio? Vado un po' di traverso così. Sentite? Raddrizzate finché potete. Qua stessa cosa. Basta. E io qua sono liscio. Qua stessa cosa, però dalla parte inversa. Quindi inutile che vado ad insistere così pensando che sia uguale di qua. Qua è il contrario, il pelo adesso io lo sento per così, quindi devo andare giù. Vi faccio vedere per così. Tac, e sono liscio. BBS.
BBS perfetto. La parte più difficile per tutti di solito è la zona baffi. Fare il contropelo in zona baffi, aspetta che mi do un'altra passata di qua, per me, perché già che ci sono. Non fate questa cosa che sto facendo io. Lo faccio solo perché prima qua ho fatto l'obliquo e voglio essere liscio. Già che ci sono, finisco la sbarbata. Adesso riprendete un po' di sapone e facciamo la zona baffi. Perché la zona baffi di norma è difficile? Perché i peli sono abbastanza aderenti, non riuscite mai a essere piatti, dritti. O fate la bolla o avete qualche curva, quindi non riuscite mai a essere veramente dritti. Quindi che cos'è che io vi consiglio di fare? Di evitare di partire subito così, dal basso verso l'alto, perché sicuramente o non beccate l'angolo o beccate qualche pelo che vi fa saltare il red point. Quindi cos'è che io faccio? Parto di traverso, sentite che già taglia, e dopo piano piano, mano a mano che do dei colpetti, raddrizzo il rasoio fino a farlo arrivare dritto. Così porto via più pelo possibile e il rasoio non mi salta, guardate. Adesso potete andare praticamente sempre con delicatezza. Boh, sono io che passo su un paio di punti strategici mie, però tutti i punti funzionano con lo stesso ragionamento. E adesso di qua cosa fate? Evitate di fare questo movimento, perché questo movimento di qua, quindi quando voi usate il rasoio in questo modo, non riuscite ad ammortizzare quasi nulla, cioè siete rigidi. Allora il rasoio sempre così, perché il rasoio deve essere libero, quindi stessa cosa. Sensibilità. Dopo fate così. Basta. E siete liscissimi. Quindi evitate sempre il rasoio o così, se andate in giù o via dicendo. Nel contropelo cercate di tenere il rasoio sempre morbido, deve proprio ammortizzare il pelo, quindi voi non andate mai, sentite l'angolo e lo lasciate scorrere così, ok? Adesso è logico, vedete io che lo so fare, lo faccio da tempo, è una cosa, quando lo farete voi vi sembrerà magari tutta un'altra cosa all'inizio, però cercate di seguire questi consigli, trovate la vostra via, non è detto che quello che io faccio al 100% debba andare bene per tutti, infatti io vi faccio vedere il vostro metodo, ma voi guardate anche quello che fanno gli altri, dopo capite anche dove volete arrivare in rasatura, perché se volete arrivare ad un livello come il mio, che è la perfezione, come vedete bisogna studiare i trucchi per arrivare dove si vuole. Uno che magari fa solo su e giù e si ferma, va ben tutto, quando avete preso un po' di mano siete a posto. Le prime rasature
secondo me evitate quei ritocchini lì che non si vedono quasi neanche per andare a farvi male. Passate un po' in obliquo, passate un po' così e basta, non andate a insistere fino a quando non... Anche perché cosa succede? Anche voi sentite un po' di pelo appena, la pelle comunque l'avete un po' stressata, quindi quando andate a mettere dopo barba la crema, il pelo ritorna un po' dentro e quindi quel piccolo pelino che sentivi alla fine non si sente quasi più. Se invece siete maniaci del BBS come me, ci vuole tempo. Ci ho messo io 1 anno e mezzo per arrivare veramente quasi alla perfezione, quasi perché poi imparo ogni volta, provo, faccio, però di rammontare qualsiasi sapone come è giusto per me, trovare il metodo giusto di prendere il rasoio, cioè non fermatevi a far così perché siete abituati così, provate così, provate con la... Se questo passaggio qua continuate a farlo e non funziona, vi fa venire il red point, cambiate. Se, ad esempio, faccio un esempio, facciamo che il pelo cresca così. In teoria, se io faccio così l'obliquo o lo faccio così, non dovrebbe cambiare nulla, no? Perché il pelo va per così. Ma se non avete mai provato, non potete saperlo. Io vi assicuro che ci sono zone dove sembrerebbe che se io faccio così o così faccio la stessa azione perché il pelo va per così, eppure da una parte è più efficace, dall'altra magari mi faccio male perché probabilmente dentro c'è qualche pelo che sembra che vada per così, ma magari piega, va più verso il giù o un pochettino verso il su. Quindi non soffermatevi mai a quello che vi sembra. Provate, sperimentate. Se volete arrivare alla perfezione ci vuole tempo, pazienza. Le prime volte accontentatevi, quando avete il viso pulito è già una bella cosa. Piano piano imparate, andate sempre meglio. Questi sono i consigli che vi do. Adesso mi sparo un po' di aftershave inferno. Vi lascio anche il link sotto, sapete, di Goodfellas o di Amazon, così ve lo comprate. Anzi, di Goodfellas c'è il link affiliato come quello di Barberia, invece di Amazon vi lascio direttamente il link dell'after, se mi ricordo. Il pennello però lo riproverò, è veramente molto morbido, quindi se volete un super pennello morbido, Omega Evo 2 è molto superiore a Omega Evo 1, però se vi piace un po' più di backbone, un po' più di massaggio sostenuto, io preferisco l'1. Dopo decidete voi. Io l'ho preso su Epoca Barberia, se vi fa piacere, come ho detto, sostenervi, sotto c'è il link, lo potete prendere lì. Fate voi. Ecco, questo qua è un gran bel pennellino. Se venite su Passione Rasatura ci sono dei codici sconto anche. Sì. Bene ragazzi, vi saluto, spero che in qualche modo vi sia potuto essere d'aiuto. E il risultato, lasciate stare brufoli, cose mie, ma direi che siamo, no? Dai, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.